Naviganti delle hobby, bentornati sul canale. Oggi puntata un po' speciale perché farò un tutorial tutto in time lapse, molto più facile da seguire, più veloce ovviamente, perché effettivamente sono un paio di tecniche, una il dry brush che già conoscete e l'altra le wash, molto semplici, molto facili, solo due, un po' di acqua, un po' di inchiostro, vi faccio vedere come stenderle. Voi guardate bene il video in time lapse, godetevi un po' di musica e alla fine del video un brevissimo recap su cosa abbiamo fatto, ma vedrete che in poche parole, con pochi minuti di video, avrete già imparato due tecniche fondamentali per fare qualsiasi tipo di scenario. Dopo la sigla.
ragazzi, dopo questo time lapse quasi definitivo, totale, vi faccio vedere il risultato prima di cominciare a fare i metalli nella prossima puntata. In sostanza abbiamo cominciato con i soliti 3 dry brush di Green Stuff World, quindi sono colori quasi ricotta, della consistenza della ricotta, molto asciutti, che siamo a fare dry brush. Siamo passati dal grigio scuro al grigio intermedio e poi siamo andati direttamente sul bianco. Infine abbiamo utilizzato il no Swamp Drown, scusatemi, eccolo qua, Opulentus Black, e subito dopo l'Opulentus Black abbiamo usato un altro Intensity Ink che è il Walnut Brown. Questi due sono due wash, due inchiostri molto forti, quindi vanno anche diluiti. Se guardate, infatti, durante il time lapse ho prima dato le macchie forti intense per vedere dove volevo avere i vari colori e poi ho sfumato con praticamente il pennello e solo acqua. Pennelli che, tra le altre, sono quelli che avranno il mio logo, quindi sono molto fiero di questi pennelli, i Master One della praticamente Golden Maple. Questa è un 4 di grandezza, perfetto per le wash infatti, e poi vi faccio vedere come sono diventati una volta puliti i due che abbiamo massacrato, il 5 e il 6, che abbiamo massacrato proprio a livello di dry brush, e come vedete le punte adesso hanno un po' di peli che sono usciti, qualche pelo andava, come vi dicevo nella puntata dell'unboxing, magari lavorato prima in modo tale che perdessi i peli non sopra sulla tavolozza, e sono andato via diretto e tutti i peli iniziali classici del pennello nuovo da dry brush li ho poi puliti, e quello che resta è il pelo che dovrebbe restare salvo, vedete addirittura sul tempo di strapparlo non si strappa, e quindi molto bene. Poi vedete questo qui si deve strappare perché è troppo alto, però vedete che alla fine il pelo rimane. Ovviamente li ho lavati con il loro sapone, ha una sorta di balsamo dentro, quindi il pennello si mantiene, e devo dire la verità, sono veramente un bel set. Guardate che risultato che ha dato praticamente poi sulla tavolozza a livello di dry brush e wash. Due tecniche semplicissime, una asciutta, una super bagnata, e ci vediamo alla prossima puntata. Ed eccolo qui ragazzi, allora è finita, si sta ancora asciugando, però vedete che l'effetto è già molto bello perché in sostanza sembra proprio un cemento lavorato. Ovviamente quando sarà tutto asciutto magari ci metteremo anche dei pigmenti e farà poi pandan con tutto il resto del tavolo, perché se guardate poi andate a prendere il resto delle tavole, chiaramente la colorazione è la stessa, però a volte ci sarà la ruggine, a volte ci sarà il pigmento, eccetera eccetera. Andremo a vedere varie tecniche. Mi fa molto piacere farvi vedere questa perché è veramente veloce. Tornate indietro col video quante volte volete e avete praticamente, io credo, risolto l'80% della decorazione di uno scenario. Detto questo ragazzi, prossima puntata ci dedichiamo ai metalli, sarà molto figo, useremo delle tecniche totalmente diverse, oltre al dry brush che sarà la base, diciamo, del metallo, perché sul nero è la sua morte, e ci vediamo la prossima volta.